Simpatico lui. Gli fa le cose. Ah sì? Ciao a tutti, Ciao! eccoci qua di nuovo. L'idea era quella di raccontarvi quanto sarebbe stato bello rivedere le nostre moto. Ma dobbiamo aspettare ancora un pochino. Sì. Vi raccontiamo un po' la burocrazia che stiamo affrontando per poter sdoganare e ritirare le nostre moto. E intanto andiamo al mare, perché Esatto. cosa dobbiamo fare? Aiuto! In questi giorni abbiamo fatto un po' di visita della città di Veracruz. Ci bruci sicuramente. Ci mancano talmente tanto le moto che abbiamo deciso di optare per queste bici fantastiche, bici da corsa offerte gentilmente da Comune di Veracruz. Siamo appena stati all'acquario di Veracruz. Bellissimo, Sì. grande. Che fanno? Mangiano? La sorpresa finale è stata i delfini nella vasca aperta che ci hanno lavato completamente dalla testa ai piedi, qualsiasi cosa, completamente bagnata. Però è stato un bello spettacolo. L'acquario è grande, forse è grande quasi quanto quello di Genova, dai. Sì, tipo, soprattutto ci sono animali molto più grandi. Abbiamo fatto anche visita a un sacco di uffici, banche, cose del genere. La burocrazia più che altro non ha la stessa logica che conosciamo noi. Per fortuna abbiamo trovato una persona, Sì. un agente doganale, una ragazza molto gentile che ci aiuta e che si sta occupando delle cose un po' più tecniche che noi faremo fatica a capire, anche se stiamo un pochino abituandoci alla lingua, Sì, parliamo. con lo spagnolo ok, però la Capiamo burocrazia è sempre un casino in qualsiasi lingua la si debba affrontare. Ieri siamo stati in banca, per poter importare le moto bisogna lasciare un deposito, circa $400 a moto, che ci verrà restituito non appena lasciamo il paese. E ci aspettavamo la situazione tipica italiana. Gente che urla, gente che si insulta. Invece la banca super ordinata, Tutti tutto tranquillo, tutti c'era un'aria rispettosi. condizionata fantastica. Alla fine ci è stato dato anche il questionario di soddisfazione, eccetera, forse per quello che era tutto ordinato, però in realtà veramente impeccabili. Cosa possiamo raccontare dell'importazione? Allora, ecco, c'è una piccola cosa che sta succedendo, ovvero che Abbiamo riempito le casse delle moto con equipaggiamento, con alcuni pezzi delle moto che abbiamo dovuto smontare, equipaggiamento da campeggio anche, accessori che possono essere utili come il compressore la tuta. per gonfiare le gomme, i caschi per esempio, i gli guanti, stivali. tutto insomma. E a quanto pare purtroppo, anche se lo spedizioniere ad Amburgo ci ha detto mettete pure quello che volete, E non è previsto che dalle casse esca qualcosa che non sia rodando, quindi direttamente guidando. Quindi stiamo cercando di farci approvare lo sdoganamento anche di tutti questi oggetti. Tra oggi e domani lo sapremo, quindi siamo parecchio tesi all'idea. Cioè loro si aspettano che apriamo le scatole, le casse, Carichiamo giriamo la tutto. chiave e in la moto realtà parte. dobbiamo rimontare la ruota davanti, rimontare alcune cose, E quindi dovremmo fare un bel lavoretto sotto il sole probabilmente. Sì, e quindi stiamo cercando anche di farci dare un permesso ufficiale dalle autorità portuarie, questa autorizzazione formale per poter entrare
nel porto di Veracruz e lavorare. Infatti abbiamo bisogno di tutti i documenti della nostra assicurazione sanitaria, teoricamente dovremmo entrare con le scarpe antinfortunistiche. Nel frattempo siamo arrivati un pochettino più sul mare. Questi giorni poi abbiamo dovuto cambiare alloggio in vista dell'arrivo delle moto. Abbiamo dovuto trovare un posto che avesse un garage, uno spazio box dove potessimo poi lavorare anche un po' protetti, senza stare in mezzo alla strada ovviamente. Sì, perché appena arriveranno le moto comunque dovremo fare qualche piccola, cioè oltre a riuscire a montarle al porto per uscire dal porto, dovremmo anche riuscire a fare qualche piccola modifica, qualche sistemazione per poi iniziare veramente il viaggio. E abbiamo avuto la fortuna di trovare questo host Airbnb che praticamente ci sta ospitando a casa sua, una specie di casetta che ha costruito sul tetto. È bellissimo e lui è gentilissimo, cioè ogni volta ci scrive tipo 5-6 volte al giorno per chiederci come stiamo, se abbiamo bisogno di qualsiasi cosa, mangiare, da bere, ci vuole prestare le bici, quindi magari facciamo anche un giro in bici. È probabilmente molto strano avere 2 persone che stanno così a lungo qui, anche perché sì, non è proprio turistica, no, ha le sue particolarità e le sue cose carine. Così. Diciamo che è un po' la Savona del Messico, ma al posto della farinata si mangia entomatada e tacos. Sì, tutti quelli che ci dicono che figata, siete nel Golfo del Messico, cioè ai Caraibi, una città portuale, al mare, non è esattamente il mare, cioè sì, c'è il mare, però dai, un po' di porto, un po' di Golfo del Messico, un po' di piattaforme petrolifere. Per esempio in questa zona dove siamo ora, che è Boca del Rio, sì, comincia a essere un pochettino più tranquillo, un pochettino meno portuale. E comunque, visto che siamo Panda, il pesce è davvero buono. Però non abbiamo ancora provato il cactus. Il cactus no, ma non è pesce. Dobbiamo provare, lo so, però dobbiamo provare il cactus. Diciamo che già al prossimo video possiamo farvi vedere un po' di lavori sulle moto, un po' di preparazioni, e poi in sella. In realtà la prima tappa che vorremmo fare, anche se non vi diciamo subito qual è, dovrebbe essere uno de los pueblos mágicos. Ci sono questi, sì. Penso che sia patrimonio UNESCO sia pueblo mágico. Praticamente in Messico hanno istituito questa dicitura per alcune cittadine antiche che sono state conservate come erano anticamente, e non vediamo l'ora di andarci, però non vi diciamo. Lo vedremo, lo vedrete. Impazienti, un po' preoccupati ma anche fiduciosi. Sicuramente siamo felici da fare schifo. Speriamo che domani ci dicano che giovedì potremo prendere le moto. E speriamo presto di rivederci in sella. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere like. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao.